ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, la lettura che andiamo a fare oggi parlerà di te. Parlano sempre di te le letture, però andiamo ad approfondire, facciamo una diagnosi energetica dell'energia attuale, del blocco principale, la forza interiore, il cammino di apertura, quello che ti si prepara. Andiamo a creare questo spazio ulteriore di consapevolezza affinché la tua realtà sia prospera, gioiosa, nell'amore, nella serenità e nella bellezza. Per chi non avesse ancora iniziato il cammino sciamanico insieme a me, sotto all'info box trovate la profetica pratica dei 21 giorni, ok? Allora, ti chiedo di scegliere una delle due varianti oppure entrambe, se senti risuonare entrambe, e sotto all'info box trovi la timeline di ogni variante, ok? Allora, o il fiocchetto verde o il fiocchetto rosa fucsia. E partiamo dal fiocchetto verde. Allora, lo mettiamo qua. E partiamo. Chiedo al mio amante mistico di realizzare questa struttura energetica personale per te affinché tu abbia bellezza, consapevolezza, gioia e visione. Sabbe satta Sukhikontu. Allora, energia attuale. Influenze esterne, le tue proiezioni. La forza interiore, il daimon, l'amante invisibile. Qual è il blocco principale che abbiamo in questo momento? Da superare, da prendere coscienza. Cosa si apre davanti a te? Il cammino di apertura? E qual è il consiglio sciamanico? Allora, energia attuale. Stiamo con un 3 di spade. Stiamo sentendo dolore, o stiamo soffrendo, stiamo percependo un blocco, una chiusura o una ferita. Qua c'è il cuore trafitto, dolore, incapacità di vedere al di là della ferita. Energia attuale, questo blocco può essere un blocco con qualcuno, un blocco nella vita, una tristezza con qualcuno o nella vita, non solo amoroso, magari con altre situazioni. Aspettate che c'ho un bollino quasi attaccato. Comunque il bollino è rosa, forse problemi d'amore qua col 3 di spade. Influenze esterne. Cavalieri spade. Parole taglienti o discussioni. Non so se l'hai già vissuto, credo questo, lo puoi vivere in questi giorni. Blocchi di comunicazione improvvise che hanno fatto male o tensioni, dolori, un cuore trafitto colpito da parole taglienti o da un'energia di tensione, di un cavaliere che attacca il cavaliere di spade, no? Qual è la tua forza interiore in tutto questo? La morte. Tu hai la capacità di trasformare e di cambiarti e di cambiare. La forza interiore, il tuo daimon, l'amante invisibile, lo spirito guida, chiamiamolo come vogliamo, ha la capacità di rigenerarti. Questa cosa è accaduta o sta accadendo perché tu cambiassi con la morte. Ma qual è il blocco principale? Il giudizio, prendere questa decisione, sentire la chiamata dell'anima, come se molti di voi non stanno sentendo la chiamata dell'anima. Cosa vuol dire sentire la chiamata dell'anima?
vedere che tutto questo è necessario, lasciare andare. Tutto questo è necessario, lasciare andare, o è stato necessario. Il giudizio come blocco è l'incapacità di sentire la chiamata dell'anima che bussa forte ogni volta che arriva un dolore, ogni volta che arriva qualcosa che si ripete la stessa cosa o che senti quell'emozione magari con personaggi diversi o con gli stessi personaggi, che sono veicoli dell'anima, i personaggi, no? Dall'etrusco persu, che significa persona, persona, personaggio, maschera significa. Sentire la chiamata dell'anima, dimmi la verità, quante volte è successa la stessa cosa? Perché se c'è il giudizio qua come blocco principale è che diverse volte è successo la stessa emozione qua, magari con la stessa persona, blocco, arrivo, taglio, faccio. E quando arriva un dolore bisogna darsi a quel dolore perché la tua anima vuole cambiamento, la forza interiore è il cambiamento. Smettere di vedere il dolore da una prospettiva vittimistica, guardare l'altro come una benedizione quando arriva qualcosa di così forte, proprio perché se arriva è perché la tua anima l'ha chiesto. Allora se ci opponiamo a questo dolore creiamo resistenza e quindi si genera sofferenza. Il dolore è necessario, la sofferenza è una scelta, diceva Eckhart Tolle. Il dolore è necessario, ma il dolore non arriva per farti soffrire. Il dolore arriva per liberarti, liberare energia. Quando le sensazioni sono molto forti, la mente le chiama dolore, ma è pura forza, sono pura energia, che se tu anche per un solo istante le accogli, tu strappi la diga della mente, come vi ho spiegato nel video Magia Pratica 1. E anche se solo per una frazione di secondo, quando si spacca la diga della mente, che ti fa ripercuotere sempre le stesse cose con lo stesso approccio, tu hai accesso a infinite idee nuove, idee naturali, principi naturali, divinità, dei, ti entra un'infinità di roba meravigliosa dentro. Però devi ascoltarla l'anima. Vediamo il cammino di apertura. Il cammino di apertura è la torre, guarda quanta distruzione per far venire fuori la bellezza dell'anima. Il cammino di apertura è la torre. Distruggi la vecchia identità. Il tuo nome e cognome, quello che credi di essere, quello che credi di sapere, quello che credi di saper fare, quello che credi di essere. Il cammino di apertura è la torre, una distruzione funzionale affinché tu senta la chiamata dell'anima e ti liberi da tutta questa melma, che non è l'evento in sé di dolore, qualcuno che ha parlato o qualcuno che ti ha fatto male. Quelli sono tutti veicoli, come ci insegnano le antiche tradizioni, no? Non c'è via d'uscita se non la libertà dai vecchi condizionamenti, che è la tua stessa identità. Noi siamo più attaccati alla sofferenza di qualsiasi altra cosa, perché la sofferenza è l'unica cosa che conosciamo bene. Sono milioni di vite, sempre la stessa sofferenza. E allora abbiamo tanta paura di staccarci da quella sofferenza, perché la conosciamo. Il problema non è quello che ti accade, ma come ti approcci a ciò che ti accade. Quello è il karma. Cioè, qual è la narrazione che ti stai facendo rispetto a questa rottura o questa chiusura o questo cuore infranto? Cambia la narrazione, rispondi alla chiamata dell'anima e butta via tutto, tutta la vecchia identità. Liberati. Qual è il consiglio sciamanico? Il 9 di spade è il consiglio sciamanico. Attraversa tutte le tue paure legate a questo dolore, a questa sofferenza. Guardale in faccia queste paure. Alleati all'emozione della tristezza, dell'abbandono, della paura. Allora, questa lettura è molto chiara. Mi sta raccontando di quanto ci facciamo, scusatemi il termine, fottere dalla mente razionale, che ti fa avere una narrazione completamente diversa degli eventi che accadono.
Gli eventi sono enti, entità, spiriti, dei. E siccome non è l'evento in sé che fa male, ma come tu ti racconti quell'evento. Allora la mente ti racconta che questo evento è un evento negativo, che sempre succedono le stesse cose, che succedono sempre le stesse cose, ma sono successe già talmente tante volte quel sempre, che l'anima dice basta, non ti raccontare più la stessa cosa, altrimenti ti mando sempre le stesse cose, finché non ti svegli il giudizio. Rompi, getta via tutto, hai paura di distruggere tutto, stai camminando un po' tra la porcellana così, distruggi tutto. Sapete quanto è liberatorio? Una volta un mio amico, grandissimo, tanti anni fa però, io avevo una rabbia assurda, avevo paura, rabbia. Scusa, mi è andata a salire traverso. Io avevo una paura assurda, rabbia. Allora stava ristrutturando la sua vecchia casa, aveva dei piatti, delle porcellane così che stava mezzi rotti, stava buttando. Mi disse: Tata, prendi quei piatti e spaccali tutti per terra. Io dissi: come? Sì, adesso spaccali tutti per terra. Fai come se fossero la tua rabbia quei piatti. Impersonalifichi. Dai una personalità a quei piatti. Ho spaccato forse 25 piatti per terra. Wow, wow, wow. Sentendo una liberazione stratosferica, mi passò tutto. Sono immagini, sono immagini, sono immagini e sono riti terapeutici. Ora non ti dico di spaccare tutto quello che c'è in casa, però siccome noi stiamo nell'immaginale, no? Noi facciamo tarologia e psicologia immaginale, tarologia approccio sciamanico e tarologia approccio sciamanico e psicologia immaginale, come ci insegna il grande James Hillman, padre della psicologia archetipica. Allora, tutte le paure che hai, dagli un nome, una faccia e fatti il rituale erotico della Kundalini. Così si risolve la cosa. Lo fai una volta e ti senti bene, lo fai la seconda e ti senti ancora meglio, fai la terza fai ancora meglio. Rituale erotico della Kundalini e rituale di morte e rinascita. Eccoli qua. Cioè, siccome nell'immaginale tu immagini, siccome la mente crea, l'immaginazione crea, noi abbiamo un'immaginazione creativa. Allora se noi, siccome crei tutto tu come anima, allora nella misura in cui tu hai delle credenze all'interno di te limitanti che dicono questo mi è successo a me, mi succede sempre così, non è possibile, colpa degli altri, eccetera, allora tu riperpetui le stesse cose perché le stai creando tu sulla base di una vecchia identità. Ma se tu affronti quei demoni, ti accorgi che non sono demoni, che erano solo ombre, che la tua consapevolezza, il fatto che tu li guardi con gli occhi, nell'immaginale, immaginandoli, no? Come facciamo nello yoga sciamanico con le pratiche che vi dico, si risolvono, si risolvono. Allora fai che la luce della torre distrugga queste paure. Perché questa stesa mi è chiara, si ripetono le stesse cose di paure, angosce, frattura, dolore con qualcuno, non rispondi alla chiamata dell'anima, allora l'anima ti chiama sempre più forte, sempre più forte, mandandoti eventi sempre più forti, sempre più forti, sempre più forti. Il cammino di apertura è una rottura definitiva di schemi, un'identità che non sussiste più, ora, o che lo faccia tu, o che arriva come evento esterno è a tuo favore, affinché tu guardi queste paure, la notte buia dell'anima, dove il coraggio dell'anima che ti incarna guarda queste paure in faccia una volta per tutte. Ho paura a restare sola, ho paura a sentirmi eh, in difetto, ho paura, bene, ho paura, ma ho meraviglia, come ci insegniamo sempre, guarda in faccia le paure, dissolvila. Dissolvila. Vediamo cosa mi dicono le specifiche. Sull'energia attuale con il 3 di spade. Guarda, qua ci sono due immagini di due ragazze, o bambine, ragazze, che con le mani sul viso, con i capelli davanti, che non vogliono vedere. Quando tu le vedi, tutto si dissolve.
Cioè, immaginati il peggio, va bene? Queste sono le terapie che io facevo anche quando faccio i percorsi individuali. Adesso le faccio un po' meno perché tra le masterclass, tra tutto il lavoro che stiamo preparando, il tempo veramente è più limitato rispetto a prima. Allora, nei percorsi individuali, immagina tutto quello che la tua mente razionale ti fa giudicare il peggio, perché è tutto nell'immaginale, e alleati a tutte quelle emozioni. Torre, boom, rinasci, wow, libera dalla pesantezza della paura. Tre di spade. Energia attuale. Re di denari. O c'è stato un crollo economico, un dolore sul lavoro, col datore di lavoro, oppure una rottura con una persona. Una rottura con una persona. Cavaliere di spade. L'appeso. In seguito a quello che è accaduto, adesso c'è un blocco, un fermo. La forza interiore con la morte. La stella. Tu hai la capacità di trasformare tutto, la tua forza interiore è guidata dal tuo spirito guida. Eccolo, sta qua. Il tuo spirito guida che vuole che ci sia una trasformazione netta di tutto, una morte netta di una vecchia struttura, una vecchia identità, ti sta guidando verso qualcosa di più bello. Allora qua ti invito anche a guardare il podcast L'amante mistico. Ti sta guidando verso qualcosa di più bello. Blocco principale, giudizio. Il re di coppe. Devi sentire la chiamata dell'anima, devi smettere di ignorarla. La chiamata dell'anima significa sentire il tuo cuore, non farti sopraffare da vittima delle emozioni, ma piuttosto alleati. Chi è il re di coppe? Colui che si allea alle proprie emozioni. È il tuo archetipo maschile questo, interno. Alleati alle tue emozioni, sii padrona e non vittima. Come blocco principale hai potuto avere una persona che ha trattenuto le proprie emozioni e ha attaccato, ha aggredito qualcuno che ha trattenuto le proprie emozioni, ma ti diceva a te, questa proiezione, o ti ha detto, la proiezione a livello sottile, sii la sciamana delle emozioni, lo sciamano delle tue emozioni. Non esserne vittima, ma sii re o regina delle tue emozioni. Sai, Persefone, regina degli inferi. Regina degli inferi che significa? Re o regina delle proprie interiorità. Alleanza con le emozioni. Rituale erotico della Kundalini. Il cammino di apertura, torre. Sei di denari. Distruggi tutto e ti arriveranno aiuti. Sei di denari. Distruggi tutto affinché le cose si portano in equilibrio. Rompi delle strutture. Allora, il cammino di apertura. Sta arrivando qualcosa che distrugge una vecchia situazione, lo stai già vivendo, perché le cose non sono in equilibrio. Facendo questo ci sarà equilibrio. Ti verrà dato ciò che chiedi, le cose si sistemano. Quindi arriva qualcosa che distrugge ciò che è costruito su un castello di sabbia per riportare equilibrio, perché adesso non ce n'è. Vediamo questo 9 di spade, il consiglio sciamanico. Dissolvi le tue paure con una mente risvegliata, re di spade. Guarda quanti archetipi maschili ci sono qua. Il consiglio sciamanico è avere una mente illuminata,
La mente illuminata non giudica, ma vede tutto ciò che accade come funzionale alla propria evoluzione. Allora non ti fare prendere in giro dalla mente, ma piuttosto guarda le paure che ti mette davanti con mente lucida, mente ferma. È necessaria assertività. Tutti questi archetipi maschili nella tua lettura, al di là che puoi aver avuto a che fare con delle figure maschili che hanno proiettato questo, hanno generato dentro di te questo ambaradan, questi archetipi maschili ti stanno chiedendo di integrare stabilità, empatia e mente lucida. Radicamento, empatia e mente chiara. Vediamo un po' cosa mi dicono queste carte. L'autostima, mancanza di autostima. Allora, il terzo chakra, anche se qua è arancione, qua ci sono il giallo, non c'è il giallo, sì. Allora, questa carta parla, è tra il secondo e il terzo chakra, l'autostima. Sai perché manchiamo di coraggio? Noi persone della nuova, di quest'epoca storica, magari non noi, non tu, però perché ci hanno detto chi dovevamo essere, ci avevano detto come dovevamo comportarci, perché ci hanno insegnato come dobbiamo parlare, ci hanno insegnato come dobbiamo dire per non essere diversi, perché la diversità è un problema. Omologati ci vogliono, pecorelle ci vogliono. È una persona risvegliata, una persona scomoda, una persona che ha delle proprie idee, una persona geniale, un artista, un creativo o una persona geniale è una persona scomoda perché mette in discussione tutto. Una persona geniale è, è come un virus per una realtà, per un gregge di vittime, è come un virus. La persona risvegliata è come un virus per un gregge di vittime. E allora c'hanno autostima, ce n'è poca. Perché l'autostima non ha tanto a che fare, l'autostima, quando parliamo di autostima, non ha tanto a che vedere solo con te, perché in questo sistema estremamente patricentrico noi ci sentiamo separati dagli altri, separati dal tutto e dalle forze della natura. E quindi abbiamo sempre bisogno della motivazione, la motivazione, la motivazione. La motivazione è una grande stronzata, scusatemi il termine, perché quando hai il fuoco nel cuore, che ti fai guidare dalla tua stella, non hai più bisogno di motivazione, perché la motivazione ti serve quando non sei consapevole del fatto che tu non sei sola, non sei solo, sei una moltitudine di forze, di energie, di istanze della natura, sei l'insieme dei tuoi avi, dei tuoi antenati. E quindi quando sei inconsapevole di ciò hai bisogno della motivazione, si dice autostima. Ti faccio un esempio, se io spengo tutte le luci in una stanza, o meglio, scusami, se ci sono le luci accese in una stanza e ti dico, tesoro, scusami, potresti andare lì e prendermi quel libro su quel tavolo? Tu vai senza problemi e prendi il libro su quel tavolo e me lo porti. Se io spengo le luci e ti dico, scusami, puoi andare tesoro su quel tavolo e prendermi il libro? La luce è spenta, tu hai bisogno che io ti motivi per andare lì a prendermi il libro. Se tu invece hai la luce nel cuore, non hai bisogno che io ti motivi per andarmi a prendere il libro. Sai che io sono la proiezione di qualcosa che ha a che fare con la tua anima, tu vai senza esitare anche se la luce è spenta. Allora questo è il colore del secondo chakra, quando abbiamo... Che cos'è il secondo chakra? Ha a che fare con la bambina e il bambino interiore, ma non solo con quello, perché nel secondo chakra noi, quando nasciamo, nel secondo chakra si sviluppa, iniziamo a definire le nostre sensazioni.
quando iniziamo a definire le nostre sensazioni, che cosa succede? Che le sensazioni forti le definiamo dolore, perché ci insegnano così. Anziché vederle come una sensazione forte, senza il giudizio, quando noi diamo il giudizio a una sensazione forte, chiamandola dolore, tre di spade, allora tutte quelle sensazioni forti inizieremo a definirle dolore e per come tu le definisci agiscono. Se lo definisci dolore ti fa male. Se tu eh, vedi il dolore per quello che è, come pura energia, pura forza, senza definirlo, senza darle un nome, allora tu ti liberi, inizi a liberarti dalle definizioni, inizi a far scorrere quella pura energia nel tuo corpo e a spaccare la diga della mente, come ti ho detto nel video Magia Pratica 1. Perché la mente è una diga, è una diga. Quando tu senti un dolore, sensazioni forti, quel dolore non sta lì per farti soffrire. Quindi se tu lo giudichi ti fa soffrire e la diga della mente non si rompe. E invece quando tu percepisci, ti allei a quel dolore, a quella sensazione, allora la diga inizia a frantumarsi a poco a poco, a poco a poco, a poco a poco, e inizia a entrare la luce. In quella luce che entra nella diga della mente entrano nuove idee, nuove forze, nuove istanze, energie, senti i tuoi avi, senti i tuoi antenati, non hai più bisogno di motivazione, l'autostima ce l'hai di default. E questo è il senso, perché nel secondo chakra iniziamo a definire le sensazioni, i nostri desideri, soprattutto le sensazioni del nostro corpo, iniziamo a definirle e quella definizione crea la nostra identità. E la nostra identità è la nostra più grande fregatura. Sì. Quindi secondo e terzo chakra. Qua ci sono paure legate all'infanzia, quando abbiamo definito delle emozioni. Ascolta le paure legate all'infanzia soprattutto, perché le hai riperpetuate in tutte le relazioni. E la chiamata dell'anima la stai sentendo forte adesso. Noi abbiamo relazioni sempre con i nostri parenti, soprattutto madre e padre. Anche la persona di cui ci innamoriamo a 12 anni, a 13 anni, a 14 anni è o nostro padre o nostra madre. E il datore di lavoro con il quale abbiamo problemi o con il quale andiamo d'accordo è o nostro padre o nostra madre. Noi abbiamo relazione sempre con i nostri parenti, archetipo madre e padre sono i primi in assoluto. Allora qua ci sono emozioni legate all'infanzia che stai riperpetuando in questa situazione qui. Guardale, osservale, fatti le pratiche e vedrai che si sciolgono da sole. Si sciolgono da sole, avrai più consapevolezza, più energia, più forza. Utilizza questo momento per espanderti, capito? Espanderti. Vediamo cosa mi dicono queste carte. Dimmi perché sta accadendo questo. Perché hai bisogno di andare più piano. Perché necesitas ir más despacio. Perché hai bisogno di andare più piano. Anche la velocità è un luogo comune, la velocità, la mente razionale che ci vuole performanti secondo dei modelli di riferimento fasulli, no? Che ci propongono i media, allora di fare questo, di fare quest'altro per essere performante a quella cosa o per riuscire in quell'altro. Allora ci vogliono sempre accelerati, veloci, 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 quando praticamente più facciamo così, più siamo distaccati dalla vera natura. La natura è calma, è placata, cioè è serena. Allora ci siamo discostati tantissimo dai ritmi naturali ed è per questo che abbiamo somatizzazioni nel corpo, relazioni che falliscono, situazioni difficili, incapacità di realizzare le nostre doti, capacità e talenti, perché facciamo di fretta.
o sbagliamo, sbagliamo tra virgolette, lo sbaglio comunque non esiste, però lo dico per intenderci, sbagliamo percorsi perché facciamo delle cose per far piacere i nostri genitori, nostra madre, nostro padre o per piacere al sistema. Allora andiamo veloci, veloci, non c'è mai tempo, non c'è tempo, non c'è tempo, ormai, ormai. Quando pianti un semino nella terra, la natura ha il suo ritmo. Tu sei natura. Non avere fretta. Il cammino spirituale è un cammino straordinario, il vero cammino spirituale, che ti permette di realizzare una gioia imperitura, non più suscettibile dagli eventi esterni e di conseguenza gli eventi esterni saranno una benedizione dopo l'altra. Sì. Voglio mettere un'altra carta sul cammino di apertura. La torre e poi mi parlano solo due carte di equilibrio, 2 di denari e 6 di denari. L'apertura che arriverà è volta a portarti degli aiuti, degli aiuti o del sostegno dalla vita o da alcune persone che sono volti a riequilibrare gli eventi, mettere in asse, portare in equilibrio delle cose che sono squilibrate in questo momento. Il 2 denari mi parla della giusta priorità alle cose. Allora ti si apre un cammino adesso, con questo che avviene, che ti permetterà di dare la giusta, non la giusta priorità, la giusta, come si dice? La valenza giusta alle cose. La giusta valenza alle cose. Sì. Vediamo la porta che si apre. Anzi, voglio mettere una porta sul blocco e sulla porta che si apre. Porta sul blocco, giudizio re di coppe. Porta sul cammino in apertura. Blocco. La paura di osare. La porta su chiusa. La paura di osare, la paura di sentire le proprie emozioni, la paura di osare, la paura di scendere nei propri inferi, la paura di rispondere sia alla chiamata dell'anima, la paura di uscire fuori, allo scoperto, al... Qual è la porta che si apre? La porta d'inverno. Allora, questo è un processo che stai già vivendo ed è proprio come quando pianti un grande asso di denari nella terra. Non è uscito l'asso di denari, però mi viene questa immagine. Il grande asso di denari che pianti nella terra è un seme che 100% germoglierà, cioè è un seme buono. Allora devi dare il tempo a questo seme buono di compiere la sua gestazione e di germogliare, perché il cammino di apertura qua dice che le cose si realizzano quando la neve incomincia a sciogliersi, va bene? Stiamo registrando questo video ancora in inverno, a ridosso della primavera, quindi per molti di voi è già compiuto questo cammino, è un video sempre valido, però come anche quando non vedi frutti esterni, no? Cosa succede in inverno? Che la natura sembra, la vedi, espoglia all'esterno, ma sotto prolifera. Allora ciò che non vedi con gli occhi fisici, devi aprire gli occhi che guardano dentro per guardare, per vedere quello che sta per germogliare.
E per aprire gli occhi che guardano dentro, devi guardare le cose da un'altra prospettiva, fare il lavoro sulle emozioni. Devi andare più piano, perché il blocco esterno che si verifica o che si sta verificando adesso è perché affinché tu cambi prospettiva, ed è il succo di quello che hanno detto adesso le carte, mi spiego. Vediamo il risultato finale di tutto, queste carte qua. Amicizia. Gli amici sono per te un dono. Apriti all'energia armoniosa nelle relazioni. Empatia. Allora qua ci sono amici o persone amiche che ti danno sostegno, mi dicono. Apriti all'energia armoniosa nelle relazioni. Empatia. E un po' il blocco qua l'empatia. O comunque sia, il re di coppe con il giudizio e la chiamata dell'anima, un po' il blocco a sentire la chiamata dell'anima riguardante le emozioni, no? Ci sono degli amici o una persona che ti vuole aiutare qua, o delle forze energetiche, anche angeliche, devi darti a queste forze. La fede, ricordati, è la tua forza interiore, il cambiamento che ti porta ad avere fede impeccabile negli eventi che accadono. La fede impeccabile negli eventi che accadono e non il controllo sugli eventi con l'analisi o con il giudizio, perché il controllo sugli eventi si esercita in questo modo, analizzando gli eventi, giudicando gli eventi, criticando gli altri o te stessa o te stesso. Allora è la fede negli eventi e non il controllo e il giudizio, è la fede che ripaga sempre. Allora qua c'è una cerchia di angeli anche incarnati che ti sta per supportare in questa pazzesca trasformazione. Ok? E vediamo, no, mettiamoci questi per ultimo. Ricorda chi sei, Sammasati, Sammasati, diceva il Buddha, che l'ho scritto anche nella sigla di intro del mio canale, no? Allora, Sammasati, Sammasati, Sammasati fu l'ultima parola pronunciata dal Buddha prima di disapparire e significa ricorda chi sei, ricorda che sei un Buddha, ricorda che sei un risvegliato, non devi raggiungere niente, non devi arrivare da nessuna parte, ma solo togliere, togliere, togliere i veli che ti impediscono di vedere chi sei. Porti polvere di stelle nelle ossa, la saggezza dei tuoi antenati nel sangue e l'intero universo nell'anima. Conosci te stesso e nulla ti abbatterà. Tu hai la forza dei tuoi avi, dei tuoi antenati. Quando ci percepiamo distinti e separati da queste forze, allora nasce un ego, una personalità che ha necessità di avere autostima, di avere la motivazione. Ma tu non hai bisogno di avere motivazione per sentire la chiamata dell'anima, la senti già adesso, in questo esatto momento, quella forza che ti pervade, che viene direttamente dalla tua genia e dal tuo amante invisibile. Eccola, ce l'hai qua. Ok? Io mi auguro che tutte voi facciate un cammino spirituale vero, che pratichiate uno yoga esoterico, non lo yoga da palestra, lo yoga da salotto, uno yoga esoterico è uno yoga sciamanico, per realizzare tutto questo, perché il tuo amante invisibile, la tua genia ha bisogno di te. Abbiamo tutti bisogno di te. E allora ricorda chi sei. E porta quella polvere di stelle a tutta l'umanità.
Detto questo, ragazzi e miei ragazzi, io concludo qui, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo. Passo alla seconda variante se mi segui anche lì, altrimenti noi ci vediamo prestissimo e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto la variante del fiocchetto rosa fucsia. Allora, andiamo a vedere la diagnosi energetica personale, video sempre valido dal momento in cui lo guardi. Allora, chiedo al mio amante invisibile di realizzare questa creazione per te affinché tu abbia gioia, bellezza, prosperità e visione. Sabbe Satta Sukhi Hontu. La forza. Sei già pronta a questo, che ti sto per dire, è uscita la forza. Resilienza, coraggio, o pronto? Energia attuale. Influenze esterne, le tue proiezioni. La tua forza interiore, lo spirito del daimon, l'amante invisibile. Qual è il blocco principale in questo momento? Qual è il cammino di apertura? Qual è il consiglio sciamanico? Allora, energia attuale. Il 6 di coppe ha l'energia della dolce nostalgia in questo momento. Ricordi, quella dolce nostalgia che ti nutre alla fine della bambina, del bambino interiore. Stai pensando ai ricordi d'infanzia o ai ricordi felici del tuo passato e c'è quella dolce nostalgia, no? La dolce tristezza, dolce però. Sai quando vai in un posto che ti ricorda quando eri bambina, bambino, quella sensazione lì? Al di là di come di come ti sta arrivando questa emozione, però è quella sensazione lì. È una bellissima energia questa Lezze di Coppe, perché mi dice che sei molto in contatto con le tue profondità, con la tua bambina interiore, il tuo bambino interiore. Sei in contatto con loro, sì. Sei in contatto con loro. Vediamo, procediamo. Quali sono le influenze esterne? Asso di coppe, stai vivendo un risveglio spirituale. Qua questa carta delle influenze esterne mi parla di qualcosa all'esterno di te che arriva, perché tu hai una bellissima energia col 6 di coppe, della bambina, del bambino. Qua abbiamo questa lettura è un esempio di secondo chakra aperto, guarito, oppure in guarigione, va bene? Asso di coppe e influenze esterne mi parla di un'opportunità d'amore che apre il tuo cuore, può essere di qualsiasi natura, può essere un'opportunità con una persona, un'opportunità di risveglio spirituale che arriva dall'esterno, qualcosa che ti appaga a livello emozionale che arriva dall'esterno. Può essere, ripeto, una persona o qualcosa che ti fa aprire il cuore, no? Vedere la luce. Qua c'è una bambina di nuovo che guarda la luce. Può essere un rinnovo di una relazione o qualcosa che parte da puro. Qua vedo tanta purezza che hai, purezza interna, purezza esterna. Il tuo interno è, il tuo esterno è perfettamente risonante con la guarigione del secondo chakra della bambina o del bambino. E quindi questo proietta delle sensazioni bellissime, bellissima questa lettura. Vediamo qual è la tua forza interiore, quella di goderti attimo dopo attimo,
il matto, la tua forza interiore è quella di non avere sovrastrutture, non avere pesi, non avere più pesi, non avere sovrastrutture, di goderti la vita attimo dopo attimo senza aspettative, ma con la bellezza dell'attimo presente. Molti di voi che state facendo il cammino sciamanico insieme a me avete proprio lavorato da Dio. Chi invece sta perseguendo altri percorsi, un vero percorso spirituale, sta lavorando benissimo perché abbiamo il matto come forza interiore, che è una bellissima energia di mi vivo momento per momento come se fosse l'ultimo. Ho la gioia di vivere, ho quella sensazione di dentro di te c'è una gioia di vivere che la voglia di scoprire, della scoperta, che mi... Questo è il secondo chakra guarito, la voglia di avventura è il secondo chakra. Sapete, il secondo chakra quando siamo bambini, dove c'è la bambina, il bambino interiore, si forma proprio quando, ehm, senza farvi tutta la descrizione del secondo chakra, con il matto in quella posizione, quello che ti voglio dire è questo. Cerco di essere sintetica e efficace. Il bambino nel secondo chakra ha voglia di scoprire, di avventure. Sai il bambino che, anche il bambino appena nato, si mette in bocca tutto, vuole scoprire, tocca, fa. Ecco, hai quella forza lì di vivere dentro di te. La forza che sostiene la forza, la voglia di vivere, la voglia di conoscere, la voglia di esperienza e la voglia dell'anima quando arriva sulla terra, di fare quanta più esperienza possibile. Ed è questo che per me, il secondo chakra aperto che permette a Kundalini, che è l'energia nervosa a carattere sessuale che si trova alla base della colonna vertebrale, di salire poi, no? Fino al terzo chakra e generare prosperità, abbondanza. Sì, bellissimo. Vediamo quale può essere il blocco principale in questo momento. Smettere di isolarti, l'eremita come blocco, smettere di vivere. Allora, qua mi dicono che molti di voi hanno fatto un lavoro spirituale straordinario, io già ti faccio un applauso, perché l'eremita mi dice che hai fatto un lavoro in solitudine straordinario, di grande risveglio della forza interiore. Per arrivare al matto c'è stata una grande capacità di discernere e di realizzare cose importantissime all'interno di te. Il blocco principale adesso smetti di isolarti. Basta essere eremita o basta essere troppo introspettivi. Adesso confrontati con il mondo perché il mondo ti sta presentando un asso di coppe esternamente a te. Vediamo qual è il cammino di apertura. Allora, 9 di spade, c'hai un po' paura a confrontarti con il mondo, 9 di spade. Affronta queste paure di confrontarti con gli altri o con l'altro, o con questo amore, o con l'altro, chiunque l'altro sia. 9 di spade è il cammino di apertura. Io capisco quando si fa un grande lavoro spirituale che ci si isola da tutto e dal mondo per mesi, se non per anni, come è stato per me. Io ormai sono diversi anni, no, che ho scelto questa strada, anche quando ho scelto di aprire il canale, di non mostrarmi, no, anche fisicamente, è stato proprio perché volevo fare un cammino all'indietro, un cammino al contrario, introverso, non più estroverso. Poi arriverà il giorno che mi mostrerò, però ho voluto fare tanti anni introverso e questa scelta anche di aprire del canale mi ha portato anche a isolarmi di più, ad avere quei pochissimi amici che si contano sulla punta della mano sinistra, diciamo, tre fissi, ecco, tre fissi. E il confronto con poi il mondo mi è risultato sempre un po' complesso. Ehm, Però il mondo, le persone, il mondo, sono aspetti della tua umanità. Capito che voglio dirti? Sono aspetti della tua umanità. Allora, hai paura un po', questa stesa mi racconta un po' di te che hai un po' paura da quei bei ricordi felici, la bambina interiore, eccetera, a mostrarti, ad aprirti, a uscire un po' di più. Però io ti dico una cosa e ti do una notizia bellissima. Fuori di te c'è l'asso di coppe, chiunque incontrerai porta gioia. Quindi magari da sola o da solo fatti questo 9 di spade, affronta queste paure. Qual è la paura? Di sentirti inadeguata o inadeguato nei confronti del mondo? Di dover combattere? No, no.
Vedi nell'altro, negli altri, chiunque l'altro sia, e vedi la luce nell'altro, vedi l'aspetto più luminoso dell'altra persona. Mm, affronta queste paure, cos'è questo? Per ognuno di voi è diversa, però affronta queste paure qui e alleati a queste paure, alle emozioni che ti danno queste paure, con il rituale erotico della Kundalini, che lo trovi nella playlist yoga sciamanico. Perché è una bellissima energia da dare al mondo, eh? Siamo qui per servire, siamo qui per donarci, per darci. E allora tu hai un'energia bellissima e pulitissima di grande esempio al mondo. Vediamo qual è il consiglio sciamanico. Condividi, condividi con le persone più vicine a te, che ami, quattro di bastoni, stai con le persone che più ti appagano, condividi, fai delle piccole cene o dei piccoli pranzi o dei piccoli aperitivi, condividi, condividiti con gli altri, con le persone che più senti risuonare con te perché ci sono, eccole qui, e festeggia i risultati animici ottenuti, semplicemente condividendoti. Condividendoti, questa è la stessa che mi dice condividiti di più adesso che hai questa energia bellissima, non cercare più le risposte dentro, isolandoti, ma condividendoti, perché il mondo ti aspetta a braccia aperte, c'è l'asso di coppe. Hai la forza interiore del matto, che è la forza di sorprendere gli altri, di stupire gli altri, ma anche la tua forza interiore è quella di viverti momento per momento come se fosse l'ultimo. Allora, così come l'hai fatto da sola o da solo, con quelle poche persone scelte e mirate, dopo aver fatto questo lungo cammino interiore, avrai delle gioie inesauribili, qua mi dicono. Affronta ste paure però. Vediamo i mini tarocchi, le spiegazioni cosa ci dicono. Perché hai dalla tua parte il fatto che nulla è più come prima. Cioè il rapporto che avevi con gli altri, con l'esterno, con il mondo, non è più come prima, perché tu sei cambiata o cambiato. Ricordati che all'esterno ti aspetta gioia, asso di coppe. Vediamo allora l'energia attuale con il 6 di coppe. Guarda, hai un potere creativo bellissimo, c'è il mago. Questa è una lettura bellissima. Qua hai tutti gli strumenti per creare qualsiasi cosa, ma soprattutto hai la gioia della bambina o il bambino dentro di te che non è più ferito o ferita, perché è la bambina che realizza le cose, che manifesta le cose, è un potere di manifestazione di gioia straordinaria. Cioè manifestare gioia, proprio, creazioni di gioia. Influenze esterne, asso di coppe. 6 di denari, la vita ti darà tutto quello che ti serve portandoti grande gioia. Ci sono influenze esterne bellissime, ti portano una grande gioia e ti danno la vita all'esterno, ti dà ciò che meriti. Vedo equilibrio, non vedo relazioni squilibrate, vedo bellezza, equilibrio, gioia, entusiasmo. È bellissimo qua, eh? Anche dei doni, qualcuno ti dà dei doni, ti dona qualcosa che genera entusiasmo. C'è riconoscimento esterno. Vediamo la forza interiore con il matto. L'appeso. Guarda, tu sei stata o sei stato fermo tanto tempo, cioè fermo a cambiare prospettiva, sei stato soprattutto, ehm, hai sacrificato una visione unilaterale della realtà, hai sacrificato la visione egoica della realtà. Ehm,
Ti sei messo al servizio di qualcosa di più grande di te e te lo dico proprio chiaro con le carte che vedo qui della forza interiore. Hai rinunciato al potere e al controllo sugli eventi e questo sta ripagando in modo esorbitante e ti ripagherà. Vedrai, esci o condividi con le persone e questo ti ripagherà. Vediamo il blocco principale con l'eremita, perché qua c'è la tendenza a isolarsi troppo, capito? Adesso è il tempo di condividerti perché il lavoro interiore che hai fatto, o l'hai fatto con me con le pratiche sciamaniche o autonomamente, sta dando dei risultati straordinari. E i tarocchi hanno quella la bellissima, il bellissimo aspetto che te lo mostrano, no? Vediamo il blocco principale con l'eremita. La morte. Hai avuto un cambio radicale, ti sei isolato, adesso è tempo di darti. Hai avuto una trasformazione interiore potentissima, potentissima. Adesso c'è un po' di timore, no? Ad aprirsi di nuovo. Vediamo il 9 di spade, quindi il cammino di apertura. Il 4 di coppe. Hai un po' timore di non accontentarti più di quello che c'è fuori. Però ti stupirà l'esterno, perché quello che ti metterà davanti, sei un po' annoiato o annoiato dell'esterno, no? Ma questa è una tua vecchia prospettiva, perché il mondo fuori cambia quando tu sei cambiata internamente e qua mi sta dicendo così. Vediamo il consiglio sciamanico, 4 di bastoni, celebra, condividi, dice, condividiti, festeggia i risultati raggiunti, il 4 di bastoni, organizza una cena, di piccoli incontri, celebra. Il 4 di bastoni è quella stabilità, il consiglio è dai stabilità, celebra con le persone che ami intorno a te o con un incontro, con delle cene, non stare sola o solo più. Cioè, condividiti perché questo porterà beneficio a te. 4 di bastoni sul consiglio sciamanico. Guarda, il consiglio di sciamanico è abbi fede nelle connessioni vere, condividiti. Perché il tuo amante invisibile, o il tuo amante mistico, il tuo spirito guida, o il tuo daimon, chiamiamolo come vogliamo, ti sta chiedendo questo. Fede nelle connessioni stabili, fede nelle celebrazioni con le connessioni stabili. 2 o 3 amici o quella persona lì o quell'altra persona celebra questa cosa perché questo porterà nuova linfa vitale, nuova fede, speranza, passami il termine, mi spiego? È una bellissima lettura questa. Voglio approfondire quel cammino di apertura. Allora, approfondiamo il cammino di apertura. Allora, prima di approfondire il cammino di apertura, però, voglio vedere queste carte cosa mi dicono. Devi darti agli altri, dedicazione. Qua c'è una persona ammalata e tu che ti dedichi, no? Allora la tua energia di sanazione, di guarigione aiuta gli altri. E quindi siccome siamo qui per essere al servizio della nostra missione, del darci, dell'offrirci la nostra missione, dedicati a coloro che hanno bisogno di te, perché tu sei adesso immacolata o immacolato e questo ti darà gioia, anche remunerazione, mi dicono, remunerazione. Sì. Vediamo su questo 9 di spade qui mettiamoci i Sefirion. Vogliamo vedere a che punto stiamo con i Sefirion. Qual è il cammino di apertura?
Qual è il cammino di apertura? Eccolo. Abbiamo un po' paura col regno gregorico ad affrontare l'esterno. Vediamo un po' che tipo di carta è sul regno gregorico. Sai che mi fa venire in mente qua? Siccome ti racconto questa storia perché le storie guariscono, no? È tutto storia, è tutto narrazione, è tutto mito. Quando tornai dall'Australia, sai che sono stata un anno in Australia, l'ho scritto anche nel mio primo libro, Risveglio della coscienza, che è la tesi di laurea in naturopatia. Quando tornai dall'Australia, ora me ne andai essendo insofferente al mondo, no? Ma come me ne andai anche quando andai via da casa, andando a Roma e mi laureai in scienze politiche all'università. Ehm, Scappai da dove stavo, da casa mia. Allora, quando tornai, soprattutto quando tornai dall'Australia, non sopportavo nessuno. Allora ho iniziato a vedere le persone completamente in modo diverso, perché io ero cambiata dentro, avevo fatto un viaggio interiore senza precedenti. Iniziavo a vedere le persone da un aspetto luminoso, le vedevo, avevo compassione, ehm, mm, vedevo i loro drammi, i loro problemi, le loro insidie, la loro difficoltà ad emergere, la loro difficoltà a sentirsi amati, accettati. Allora iniziavo a commuovermi ogni persona che vedevo, anche per strada. Era cambiata proprio la cosa. Quindi tu sei cambiato, mi dice qui. Allora quello che avrai davanti ti darà una grande soddisfazione. Vediamo un po' col regno gregorico. La superbia, giudizio arrogante, guarda te stesso piuttosto, puoi avere un giudizio forte sull'umanità o sulle persone. Quel giudizio è un limite, ti sta dicendo la lettura. Anch'io, quando scappai da dove vivevo per andare fuori all'università o in Australia, avevo un giudizio fortissimo su tutte le persone. Sono mediocri, non c'è nessuno che sia all'altezza di parlare con me, di rivolgermi anche solo la parola. E invece tutto è cambiato perché ognuno ha i propri inferni interiori. E allora, avendo vissuto i miei, potevo empatizzare con gli altri e sentirli anche senza che gli altri parlassero. Qua c'è un giudizio molto forte sugli altri, quindi ce l'hai anche su di te. Basta prenderne consapevolezza. Magari hai avuto a che fare con persone che miliantavano superbia o... Però se vedi superbia negli altri è perché è la tua mente che è superba su di te. Mi spiego? Vediamo un po' di vedere il lato in luce e il lato in ombra di questo aspetto. Il cammino di apertura. Poi ciò non significa che io mi porto a casa tutti. Qua ci dice fai una cena con 2 o 3 persone amiche, anche con una sola persona, perché ti daranno grandi soddisfazioni. O celebra con qualcuno di a te più caro. Cioè, alla fine io amo tutta l'umanità. Cioè, alla fine mi sono ritrovata così. Cosa impensabile, io che ero arrabbiata, odiavo tutti, no? E lo sai bene, chi mi conosce lo sa bene, no? Di voi, migliaia di voi. E mi sono ritrovata ad amare l'umanità, così, dopo aver fatto un viaggio in solitaria profondissimo. Quindi non è che devi stare con tutti, ma guarda la coppa che il divino ti mette davanti anche laddove vedi superficialità, perché anche lì c'è un'anima in pena. Non è che la devi mm, aiutare a tutti i costi, anche se qua dice supporta l'altro. La tua stessa energia, senza dire una parola, ti fa cogliere la coppa che il divino ti offre, portandoti questo, su questa soddisfazione. Vediamo l'archetipo. L'archetipo sul cammino di apertura.
il re. Libertà e benevolenza che stanno a suo cargo. Probabilmente qua hai avuto a che fare con persone che che godevano dei propri privilegi e ne abusavano dei propri privilegi, o ti sei ritrovata come, o ritrovato come immagini, no? A detestare persone che usavano i propri privilegi a proprio favore, eccetera, calpestando gli altri, o tu o la tua genia, perché quello che hai tu sono sempre immagini che ha la tua genia, il tuo albero genealogico. E quindi il cammino di apertura è superare il giudizio anche di coloro che hanno magari dei privilegi, coloro che hanno dei privilegi, superare il giudizio perché c'è un senso a tutto, un senso a cui la ragione, la mente razionale, analitica non ci può arrivare, non lo può afferrare. C'è un senso a tutto e questo senso a tutto lo vedi bene quando hai aperto il settimo chakra, che è il puro potere spirituale. Vedi che c'è un senso a tutto, anche alle atrocità, alle guerre, c'è un senso a tutto. Allora tu fai la tua parte con questa energia qui, aprendoti e dandoti anche una sola persona, un sorriso può essere, un caffè, una gentilezza, tu stai salvando il mondo, superando questo giudizio. Perché se magari abbiamo avuto a che fare con delle persone, delle circostanze a livello familiare o di immagini familiari, perché qua me lo dicono, di arroganza, eccetera, no? Quelle sono immagini prettamente del tuo karma, grazie alle quali tu puoi superare le tue paure, le resistenze, gli attaccamenti che a livello karmico hai, che vengono dalla tua genia, come ho spiegato anche nel video il pentacolo magico. Allora, siccome tu hai un'energia bellissima, affronta queste paure, vai senza giudizio, senza critica, perché vieni ricompensato, ok? Sì, tu stai riprendendo? Sì. Cosa viene dopo il 9 di spade? Il carro. Superate le paure arriva un grande avanzamento. Il carro è la carta della vittoria. Allora, appena tu superi questi pregiudizi o giudizio, vinci. Il carro è l'apertura di cammino intesa come prendo le redini del mio carro e vado, è la strada spianata. Questa è una grande lettura di come i tuoi doni vengono adempiuti nella realtà fenomenica, nel concreto. Bellissima questa lettura. Qualsiasi cammino tu stia facendo è quello giusto. Va bene? Vediamo adesso con queste. Qual è la porta che si apre con il carro, quindi? Qual è la porta che si apre con il carro? La porta d'inverno. Allora, tutto quello che hai seminato germoglierà, perché ciò che hai seminato sono stati dei frutti talmente radicati in te che hai costruito la tua vera e prima cattedrale interiore. Stiamo registrando questo video in inverno, ma è un video sempre valido dal momento in cui lo guardi, a ridosso della primavera. Allora, in questa primavera tu vedrai germogliare dei frutti straordinari che hai seminato all'interno, che hanno a che fare con grandi manifestazioni che voleva la tua bambina. Qua realizzi i desideri che avevi da bambina, o le emozioni di quei desideri, le realizzi, non sono più represse. Sì. Wow, bellissimo.
E adesso voglio vedere una carta di queste. Rispetto a questi desideri. Amore divino, realizzi l'amore divino. Sei un operatore di luce, porti amore e pace, crea il paradiso su questa terra. Hai la responsabilità di donarti agli altri, perché tu sei emanazione dell'amore divino incarnato, te l'ho detto qua, ripulita, ripulito. Sei un operatore di luce, tu porti luce e consapevolezza agli altri. Amore e pace, guarendo gli altri, perché hai guarito te stessa. E questa difficoltà nell'aprirsi all'esterno, nel cammino di apertura, ad affrontare il mondo, aprirsi all'esterno, il cammino di apertura, passa attraverso queste piccole paure qui. Perché? Perché è tanta la luce che porterai e allora la mente razionale col 9 di spade ti vuole tenere ancora soggiogata o soggiogato per non farti avere potere, il puro potere spirituale, per non fartelo esercitare perché già ce l'hai, perché una volta che tu lo eserciti non ti ferma più nessuno il carro. Molti di voi faranno un lavoro olistico, o lo farete, questo lavoro olistico vi porterà remunerazioni e tanta gioia nel cuore. Stai creando il paradiso su questa terra, perché il paradiso è già qui. Quindi è la modalità in cui tu approcci. Come diceva, chi era quel grande poeta? Non mi sta venendo il nome del poeta. No, non era Adler, chi era? Diceva, la caduta può essere qualcosa di diverso dal fatto di non sapere che sei già in paradiso. Sai la caduta dal paradiso terrestre, no? Gli angeli caduti, la caduta dal paradiso. Allora, la caduta può essere qualcosa di diverso dal non sapere che sei già in paradiso. E la consapevolezza di sapere che sei già in paradiso che ti sveglia dalla caduta. Questa lettura è straordinaria, ragazze mie e ragazzi, è straordinaria questa lettura. Fammi mettere un'altra carta qua sopra, dimmi perché. Sul cammino in apertura. Perché c'è questa paura? Perché sei listo è quello che ti ho detto te, perché sei pronta o pronto per un nuovo capitolo di approcciarsi all'esterno, alle persone. E la mente ti vuole trattenere perché la mente non vuole che gli togli il potere. Perché quando tu capisci che tu eserciti il vero puro potere spirituale sugli altri, non ti ferma più nessuno, porti luce, consapevolezza, verità, libertà, amore. Ricordati che sei amore divino e stai manifestando l'amore divino. È l'amore col tuo amante mistico che molti di voi lo vedranno palesarsi davanti a una persona in carne ed ossa. È una lettura straordinaria, ragazze e miei ragazzi. Continuate su questo cammino o con il percorso sciamanico. Io non aggiungo nient'altro, questi sono i risultati strepitosi. Detto questo, ti abbraccio forte forte e ti faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!